Oggi invece vorrei cardare della lana. Ma quali strumenti dovrei utilizzare? Quando parliamo di cardatura della lana, penso sia necessario fare una premessa sugli strumenti. Infatti spesso si legge negli articoli scientifici o si vede anche nelle ricostruzioni di questa attività l'utilizzo di questo tipo di cardo. Ma in realtà è veramente questo lo strumento che dovremmo utilizzare? Intanto dobbiamo chiarire che esistono due tipi di pianta che noi chiamiamo comunemente cardo. C'è il cardo selvatico, quello che cresce lungo i margini delle strade o nei campi incolti, che si chiama Dipsacum silvestris, che ha queste infiorescenze che crescono su una pianta anche alta 1 metro e mezzo. C'è poi un'altra tipologia di cardo che si chiama Dipsacum fullonum, noto anche come cardo dei lanaioli o cardo dei follatori. Questo cardo selvatico ha queste infiorescenze con questi aculei dritti abbastanza sottili e senza una punta acuminata che invece caratterizza l'altra tipologia di cardo, quella dei lanaioli. Anche volendo fare una prova, vediamo che questo cardo non è in grado di allineare le fibre della lana e il cardo non riesce a fare presa sulle fibre, che quindi non si attaccano. Il cardo dei lanaioli, invece, il Dipsacum fullonum, ha un suo ruolo nel ciclo di lavorazione della lana. Non si tratta però di questa fase di operazioni sul fiocco di lana. Infatti questi cardi del lanaiolo venivano assemblati per costruire uno strumento che veniva utilizzato sulla stoffa. Serviva per sollevare la peluria dal tessuto, peluria che veniva poi tagliata per dare un aspetto più uniforme alla stoffa. Quindi lasciamo da parte ogni tipo di cardo vegetale per la lavorazione del fiocco di lana e andiamo invece a scoprire qual è il vero protagonista della cardatura del fiocco. Si tratta dello scardasso. Lo scardasso probabilmente si diffonde in Italia a partire dall'XI secolo e soltanto fra il 2 e il 300 si diffonde nel resto dell'Europa. Per avere una definizione ulteriore dello scardasso possiamo fare riferimento al Trattato dell'arte della lana, un documento del XV secolo che descrive tutte le attività effettuate sulla lana dal vello sudicio, quindi a partire dall'arrivo di questi sacchi di lana sporca fino alla preparazione del panno. Vediamo quindi qual è la definizione che il trattato dà dello scardasso. Dice: cardo ovvero scardasso è fatto con denti minuti e torti di filo sottile di ferro che si chiamano scardassi. Quindi possiamo vedere che si tratta proprio di uno strumento costituito da tanti dentini metallici. Abbiamo un'altra fonte che ci dà ancora più informazioni su questo strumento, che sono ancora una volta i quaderni della contabilità del mercante pratese Francesco Datini. Infatti, dai suoi libri di conti veniamo a sapere quali sono le spese che lui deve sostenere per la manutenzione degli strumenti. E abbiamo ad esempio delle spese per le tavolette da conficcare scardassi. Si tratta probabilmente di queste parti di legno sulle quali vengono montati gli scardassi veri e propri. Abbiamo poi le cuoia da scardassi. Si tratta probabilmente di questo strato di cuoio sul quale vengono montati tutti i singoli dentini. Per capire meglio come è fatta la struttura, possiamo tenere in considerazione anche l'esistenza di un interessante reperto, anche se si tratta di un reperto del XVI secolo, conservato al Museum of London, perché ha una struttura del tutto analoga a quella che stiamo descrivendo. Datini spende poi del denaro per le bullette per conficcare scardassi, che sono probabilmente dei chiodini, come ad esempio questi, che servono per piantare questo supporto di cuoio sulla tavoletta di legno. Infine c'è una spesa forse più difficile da inquadrare correttamente, che è la cimatura per riempire scardassi. La cimatura è quella peluria che viene rimossa dal panno alla fine della sua confezione
e generalmente veniva utilizzata come imbottitura. Quindi l'ipotesi che ho fatto è che almeno in alcuni casi venisse fatta un'imbottitura tra la parte di cuoio dello scardasso e la parte di legno dello scardasso. Questo forse per dare una forma più curva allo strumento, forma che ad esempio è diffusa oggi negli scardassi moderni per favorire il movimento e anche la più uniforme distribuzione della fibra sullo scardasso. Anche in questo caso il tipo di lana che utilizzerò è lana di pecora Shetland. Come avevo detto anche nel video sulla pettinatura, la razza Shetland si è conservata sostanzialmente immutata dal Medioevo nell'arcipelago delle Shetland a nord dell'Inghilterra ed è quindi un valido esempio di lana simile a quella che poteva esistere nel Medioevo. In particolare la cardatura viene effettuata sulla palmella. La palmella è lo scarto ottenuto dalla pettinatura della lana. Infatti una volta tolte le fibre lunghe dal pettine, ciò che rimane è lo scarto che veniva gettato a terra e viene chiamata appunto palmella. In questo caso, prima di predisporla per la cardatura e metterla quindi sugli scardassi, veniva ulteriormente bagnata e unta proprio come era avvenuto per la pettinatura. Vediamo quindi quali sono le istruzioni fornite dal trattato per la cardatura della lana. Anche in questo caso partiamo da una massa informe, che sono gli scarti della pettinatura, e gli scardassieri li prendono e li mettono direttamente sugli scardassi. A questo punto vengono dati 8 o 10 colpi e si dice che è il cardo superiore che massimamente tira rispetto al cardo invece sottostante. Dopo aver dato queste 8-10 passate, viene girato un cardo contro l'altro e viene descritto il movimento con il quale viene poi tolta la fibra dagli scardassi. A questo punto viene tolta la falda dallo scardasso e non viene ulteriormente manipolata, viene semplicemente messa sopra un asse per creare uno strato di varie falde. Nella filatura moderna invece, una volta completata la cardatura, viene creato un rolag, quindi le fibre vengono arrotolate su se stesse per formare questa specie di tubo soffice, ma questo passaggio non viene descritto nel trattato, per cui credo sia legittimo pensare che effettivamente questo passaggio non venisse svolto nel 300. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto. Nel caso abbiate osservazioni fatemele sapere con un commento. Non usate più i cardi vegetali per cardare la lana e io vi aspetto invece nel prossimo video. Ciao!